Ciao ragazzi, benvenuti nel canale. Questa volta vedremo come installare un forno elettrico da incasso. Ovviamente la prima cosa da fare è individuare le viti che lo tengono fissato al mobile. Ecco, qua ce ne sono due e incominciamo a rimuovere queste. Da quest'altro lato ce ne sono altre due. In genere le viti che lo tengono fissato al mobile ne sono 4, però il nuovo che installeremo invece ne porterà solo 2. Il forno è libero, adesso per rimuoverlo dobbiamo solo tirare. Non è un elettrodomestico pesante, quindi potete anche sollevarlo da soli. Bene, ora per finire dobbiamo solo estrarre la spina elettrica ed è fatta. Questo è il nuovo forno che installerò, è prodotto dall'azienda Fratelli Bertazzoni, lo abbiamo pagato 370 euro. All'interno c'è questo comodo libretto di istruzioni, vi consiglio di leggerlo prima di installare il forno. Come vedete il cavo elettrico è privo di spina, quindi vi consiglio di installarne una da 16 A perché riuscirà a sopportare meglio il grosso carico elettrico che assorbe questo elettrodomestico. Mi raccomando, il cavo giallo-verde va posizionato al centro della spina, mentre gli altri due potete metterli come volete, è indifferente. La spina che ho installato è del tipo schiacciata perché non ho molto spazio dietro, ma voi se avete la possibilità installate una spina del tipo sciuco, come quella che vi sto mostrando in alto alla vostra destra, è molto più idonea per lo scopo. Inoltre la presa dove ho inserito la spina deve essere alimentata da un interruttore bipolare come questo, così quando dobbiamo pulirlo possiamo togliere corrente e lavorare in tutta sicurezza. Bene, ora non ci resta che inserire il nuovo forno nel vano del mobile. Per fissarlo definitivamente bisogna solo avvitare queste due viti. Dopo aver avvitato le viti, metteremo questo tappo per ognuna di esse per nasconderle, in questo modo. La prima l'ho messa, ora metterò anche la seconda. Ok, ora posso rimuovere la pellicola protettiva. Quando sceglierete un forno, assicuratevi che abbia il vetro della porta rimovibile, perché in questo caso sarete molto più facilitati per pulirlo. In particolare, per rimuovere il vetro su questo modello bisogna appoggiare su questo pulsante di plastica, eccolo qua. Ovviamente ce ne sono due, uno per lato. Bene, ora posso sfilare questo pezzo di plastica e metallo. Il vetro è libero, ora dobbiamo solo tirare per rimuoverlo. Come avete visto è di una semplicità unica rimuoverlo se dobbiamo pulire. Quindi se acquisterete un forno nuovo cercate questo requisito davvero importante, perché di solito lo sporco si forma proprio all'interno di questo vetro. Per rimontarlo dobbiamo inserire la base di vetro in questi due pezzi di gomma evidenziati dai cerchi gialli.
e poi metteremo questo grosso pezzo di plastica per bloccarlo definitivamente. Ok ragazzi, l'installazione è completata. Questa signora di nome Teresa, che è mia moglie, preparerà per noi qualcosa di semplice per provare questo forno. Carissimi amici, dovete sapere che questo tipo di elettrodomestico da incasso ha una misura standard, quindi va bene per qualsiasi tipo di cucina. Comunque, se volete andare sul sicuro, prendete le misure del vano del mobile dove volete inserirlo e confrontatele con le misure del forno che volete acquistare. Guardate che buono! Teresa ha cucinato orata al forno con patate come contorno. Ora non mi resta che assaggiare questa portata. Mi sacrificherò molto volentieri per voi per fare questo test. Poiché la porzione assaggiata era piccola, allora per fare un test molto più completo, Teresa ha preparato anche questa pizza con salsicce e broccoletti, che a Napoli chiamiamo comunemente friarielli. E siccome mi piace fare un collaudo molto più approfondito, allora mi sono fatto preparare anche quest'altra pizza con pomodori freschi campani. In verità ragazzi, dovete sapere che io ho mangiato solo per fare la prova, per fare un test, insomma, non l'ho fatto perché erano cose molto sfiziose e saporite, quindi l'ho fatto per voi, mi sono sacrificato veramente per voi. Comunque, in ogni caso, il forno è ottimo, se volete potete anche acquistarlo. In descrizione troverete il link di questo forno o di forni simili con gli stessi requisiti. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!